falde acquifere profonde è inquinato e secondo alcuni studi l'acqua dolce disponibile sarà esaurita nel 2100. Gli allevamenti intensivi consumano una quantità d'acqua maggiore rispetto a quella utilizzata per produrre soia, cereali e verdure destinate al consumo umano. Le tecniche di agricoltura intensiva richiedono grandi quantità di acqua e un uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi. Si consiglia infatti di privilegiare i prodotti agricoli da cultura biologica che contribuisce a preservare l'ambiente. In questo grafico sono rappresentati i litri di acqua utilizzati per produrre 1 chilogrammo di ogni singolo alimento indicato. Come si può notare, la carne bovina è l'alimento con la maggiore impronta idrica, infatti occorrono circa 15.500 litri di acqua per produrne 1 chilogrammo, contro i 325 litri per produrre 1 chilogrammo di verdura. Delle terre coltivate produce cibo consumato direttamente dalle persone, mentre invece l'80% è usato per sostenere l'industria della carne. La crescita della deforestazione è aumentata del 40% rispetto agli anni precedenti. Il ritmo della deforestazione è in continua crescita. Molto importante è che per produrre un hamburger di manzo dall'America Latina si devono abbattere ben 5 metri quadri di foresta tropicale. Quotidianamente, a causa della malnutrizione, circa 24.000 persone muoiono di fame nel mondo. Ma pensate che nei paesi in via di sviluppo circa il 10% dei bambini non riesce ad arrivare all'età di 5 anni. Oggigiorno, dove il benessere sembra mai essere una necessità superata, più di 800 milioni di persone non possono accedere a una quantità di cibo sufficiente per poter sopravvivere. Sono 2 miliardi le persone che hanno problemi legati alla malnutrizione. Sono 1,3 i miliardi di tonnellate di cibo che ogni anno vengono sprecati dalle nostre tavole, esattamente 1/3 della produzione mondiale, secondo le stime della FAO.
sono diversi fattori responsabili della generazione di gas serra implicati nella produzione zootecnica. I principali sono il metano, originati dai processi digestivi degli animali, e la distruzione delle foreste. Il metano contribuisce per il 55% del totale, mentre la distruzione per il 35%. Nel 2008 l'Institute for Environmental Studies della VU University di Amsterdam ha compiuto uno studio per quantificare la riduzione delle emissioni di CO2 in relazione a un minor consumo di carne, fornendo un confronto con altre misure più note come un ridotto utilizzo dell'auto. I risultati hanno dimostrato come il semplice cambiamento delle proprie abitudini alimentari possa risultare molto più efficace nel determinare una riduzione delle emissioni di gas serra globali. In sistemi CAFO, Confined Animal Feed Operation, la produzione di 225 grammi di carne equivale a un viaggio in auto di 15 km. Invece la produzione di 225 grammi di asparagi corrisponde a 440 metri in auto. Una dieta vegana sarebbe la scelta alimentare migliore dal punto di vista ambientale. Contract Productions, hey. This is my favorite part, right here. Let's go.
for this?